Dunque, vediamo come si ricostruisce la funzione, il grafico della funzione y uguale coseno di x. Dapprima si deve costruire la circonferenza goniometrica e quindi inserisco direttamente la sua equazione nel campo di inserimento. X al quadrato più y al quadrato uguale a 1 e abbiamo la circonferenza. Quindi devo andare a disegnare il punto che rappresenta l'angolo nullo, viene indicato con A. Il punto generico, l'angolo generico, che viene individuato dal punto B, e il centro della circonferenza, che corrisponde all'origine degli assi, e qui viene indicato con C. Ora, disegnare il grafico della funzione vuol dire che io devo determinare sull'asse delle x un valore corrispondente all'angolo, individuato dal punto B. Per fare questo devo in qualche modo, dato che l'angolo è espresso in radianti e la misura dell'angolo in radianti equivale alla lunghezza dell'arco AB, devo subito, per prima cosa, individuare il valore di questa lunghezza. Quindi andrò a scegliere nel menu delle circonferenze lo strumento arco di circonferenza, che si usa in questo modo: si clicca dapprima nel centro della circonferenza e poi nell'ordine sui punti A e B, facendo attenzione di seguire un verso antiorario. Quindi clicco prima su A e poi sul punto B. E viene evidenziato questo arco indicato con la lettera D, che vedo anche nella vista algebra. Tra l'altro il valore di D è la lunghezza dell'arco, quindi per esempio in questo caso la lunghezza dell'arco, che corrisponde all'angolo in radianti, è uguale a 0,83. Farò un'altra cosa: andrò a evidenziare meglio diciamo, questo arco colorandolo, lo colorerò di rosso. Va bene, quindi abbiamo questo arco D che posso vedere, insomma, si allunga, quindi avrò, per esempio, quando arriviamo qui all'angolo piatto, avrò il valore 3,14, cioè pi greco. Va bene, adesso devo riportare la lunghezza di questo arco sull'asse delle x, perché io voglio iniziare a disegnare, a tracciare il grafico, quindi devo determinare le coordinate di un punto la cui ascissa è uguale alla lunghezza dell'angolo. Quindi posso fare questo disegnando una retta verticale, la cui equazione sarà x uguale a d. Anche questa io la riporto direttamente la inserisco direttamente nel campo di inserimento. Quindi inserisco, diciamo, do un invio e ottengo questa retta. Allora questa retta si sposterà perché la sua equazione, diciamo, la sua posizione corrisponde alla lunghezza dell'angolo. Quindi ovviamente avrà come valore minimo 0, come valore massimo 2π greco, cioè il 28 che più o meno trova qui. Dopodiché quando io riprendo il giro, diciamo, questo arco riparte da 0. Va bene, adesso devo in qualche modo riuscire a calcolare, diciamo, costruire il coseno dell'angolo x, che poi corrisponde al coseno dell'angolo D. Dunque il coseno corrisponde a che cosa? Alla ascissa di questo punto B. E voglio riportare però questa ascissa in verticale, perché io devo disegnare il grafico della funzione y uguale a coseno di x. Quindi ehm, il punto corrispondente all'angolo x deve avere come ordinata il valore del coseno di quest'angolo. Quindi l'ordinata di un punto che si trova su questa retta, corrispondente all'ascissa x, questa ordinata deve essere uguale all'ascissa del punto B. Allora, come faccio a fare questa cosa? Dovrei in pratica prendere la lunghezza di questo segmento e riportarla in verticale. La cosa può essere complicata. Faccio un'operazione più semplice, e cioè vado a disegnare una retta orizzontale la cui quota corrisponde all'ascissa di x. E quindi scrivo y uguale. Allora, per andare a dire a GeoGebra che io voglio l'ascissa del punto B, scriverò x di B, cioè x, aperta parentesi,
scrivo l'oggetto, diciamo il nome del punto di cui voglio estrarre la scissa, e questo punto è B, attenzione con la lettera maiuscola, poi chiudo la parentesi, in realtà GeoGebra già mi predispone, quando apro una parentesi già mi predispone anche la parentesi chiusa, e do semplicemente invio. Ok, adesso io so che la lunghezza del coseno corrisponde all'altezza di questa retta. Quindi il punto che vado a individuare di intersezione tra le due rette è un punto del grafico. E ora se io vado a vedere cosa succede a questo punto quando cambio il valore dell'angolo, vedete? Allora qui che cosa abbiamo? In questa posizione l'angolo vale 0 e il coseno dell'angolo 0 è 1, quindi ho il punto di coordinate x uguale a 0, y uguale a 1. Via via che l'angolo aumenta, io mi sposto verso destra con il punto D e allo stesso tempo il coseno diventa più piccolo di 1, quindi questo punto D comincia ad abbassarsi, quindi si sposta verso destra e si abbassa in questo modo. Qui abbiamo un punto di intersezione, cioè abbiamo che la y vale 0, quindi interseca l'asse x, e l'angolo sarebbe π greco mezzi. Vado avanti, il punto continua a spostarsi verso destra sempre e continua ad abbassarsi fino ad arrivare al valore minimo, che è questo, quando il coseno vale meno 1. Da questo punto in poi il coseno comincerà, diciamo, a questo punto comincerà ad alzarsi perché il coseno comincia a crescere. Quindi arriva al suo valore minimo che è meno 1 e poi piano piano risale, qui torno allo 0, e poi chiude tutto il ciclo fino ad arrivare di nuovo al suo valore massimo che è 1. Allora, posso vedere, diciamo, tutta la traiettoria percorsa da D, che corrisponde poi al grafico della funzione, andando a selezionare, attivare la traccia del punto D. Allora, se attivo la traccia e spostando piano piano il punto B sulla circonferenza, ottengo il grafico della funzione in questo modo. Va bene, adesso riprendo il punto D che si trova qui, tolgo la traccia e aggiorno la videata in modo tale da cancellarla. E ora invece di, diciamo, di scegliere la traccia, che è comunque un modo efficace ma non è poco pratico per disegnare il grafico, diciamo, disegnerò il grafico usando lo strumento luogo che si trova nel menu delle costruzioni. Allora, che cosa fa lo strumento luogo? Noi sappiamo che al variare di b, il punto D descrive il grafico della funzione. Quindi posso definire questo grafico come luogo geometrico. Che luogo è? È il luogo dei punti descritti dal punto D al variare del punto B sulla circonferenza goniometrica. L'utilizzo di questo strumento è il seguente: si clicca dapprima sul punto che genera il luogo e poi sul punto il cui movimento genera il luogo stesso, quindi su B. Ecco, in questo caso io sono riuscito a disegnare la funzione y uguale al coseno di x, certamente però solo per gli x che variano da 0 a 2π greco.